Signori, vi presento Sua Maestà, Maserati Levante Trofeo. Ma quale maestà? Signori, di regina ce n'è solo una, Stelvio Quadrifoglio, il sogno italiano. Vogliamo mettere al confronto? Facciamolo. Buongiorno a tutti, finalmente al volante di quello che ho chiamato la regina Sua Maestà Maserati Levante Trofeo con motore V8 3009, 580 cavalli e 730 Nm di coppia. La vettura in questione, la Trofeo, monta, lo possiamo dire, anche se è stato detto più volte, però poi nello specifico non è stato sottolineato, monta il motore costruito a Maranello V8 di 90 gradi 3009, 580 cavalli, che è lo stesso motore che troviamo nelle produzioni Ferrari dalla 488 in poi, quindi anche sulla Portofino, sulla Roma, ovviamente rivisto per la tipologia di auto, per il sistema di trazione che ha, il peso, ma è quel motore lì, uno dei V8 più belli del mondo, se non il più bello del mondo. È una macchina di segmento, per intenderci, Lamborghini Urus, X5M, insomma quella categoria di macchina che non è divertentissima da guidare perché ha un peso importante, ricordiamo che supera non di poco le 2 tonnellate, però è sicuramente una macchina che per la stazza che ha si guida molto bene rispetto a molte concorrenze, lo possiamo dire anche tedesche. Sì, diciamo che è un po' quello lì che non è ottimale, è un po' la frenata di questa macchina. Sì, è una cosa che è stata criticata, nel senso che al listino non è stato inserito, non c'è la possibilità di scegliere di equipaggiare la macchina con un sistema carboceramico che ovviamente per la mole e il peso che ha, i cavalli, la cavalleria che è presente, sarebbe andato benissimo. Insomma, sulla frenata, poi devo dire che frena, la macchina l'abbiamo anche affaticata e ha continuato a frenare, però certo il carboceramico è un altro livello e purtroppo mamma Maserati non ha dato questa possibilità di scegliere. Però non possiamo dire nulla sull'eleganza che hanno questi interni. Gli interni in questo caso tutte le Trofeo montano il topo di gamma, perché all'interno della gamma Maserati, a seconda delle motorizzazioni, si può scegliere i livelli di pelle, si può anche avere proprio per quelle del business, di rappresentanza, magari non hanno neanche la pelle sulla plancia. Questa qui monta la pelle primo fiore delle poltrone Frau, bellissime. Quindi questo motore lo troviamo in 2 declinazioni, 530 cavalli nella GTS e 580 cavalli nella Trofeo. La differenza sostanziale è che in questa versione Trofeo ci sono anche delle differenze estetiche, come il body kit anteriore e posteriore in fibra di carbonio, le minigonne in fibra di carbonio, le prese d'aria sul cofano, che ovviamente hanno una funzione tecnica di raffreddare i bollenti spiriti di questo. Diciamo che a te poi mettono proprio di buon umore quelle sì, vederle dal posto guida è fantastico. E poi, come siamo sempre consueti, raccontare i settaggi di guida. Sì, allora, innanzitutto un'altra differenza tecnica, oltre alla belva, è che ha un sistema sospensioni differente dalle altre versioni presenti al listino. Di media è 1 centimetro più bassa, ma sono completamente differenti tutti i settaggi delle sospensioni, che su tutte le Levanti, anche sui primi modelli anche diesel o sul 2000 ibrido, le sospensioni sono composte da 2 meccanismi, uno di soffioni che consentono all'auto di abbassarsi, di scegliere 5 posizioni, e il secondo invece è il classico sistema di sospensioni elettroniche, dove puoi andare a indurire il ritorno della sospensione, quindi rendere la macchina meno ballerina, per intenderci, ma poi questa capacità che ha la vettura di alzarsi e abbassarsi. Quindi diciamo che la macchina ha un'altezza standard, che è la configurazione standard, per cui puoi salire di 2 posizioni o puoi scendere di 2 posizioni. Quando siamo su off-road la macchina sale di una posizione in altezza e il cambio simula un po' quelle che sono le ridotte, okay? Quindi mantenendo le marce alte e consentendo di partire per esempio in seconda, certo, su delle salite con un asfalto un po' con un terreno con poca aderenza, mentre invece su Sport la macchina si abbassa di 1, su Race, che è una modalità esclusiva
della versione trofeo si abbassa di 2, però questo abbassamento avviene anche al secondo tipo di velocità, quindi anche in normal, superando i 100 km/h la macchina si abbassa di 1, superando i 200 km/h si abbassa di 2 e diventa un missile dell'aria. È una macchina indubbiamente grande, diciamo che è grande per il mercato europeo, no? Noi la riteniamo grande, addirittura per il mercato americano questo è un medium size. Certo. E si guida come una macchina più piccola, ti dà quelle sensazioni di una macchina più piccola. Poi ovviamente questo sistema delle sospensioni facilita molto la gestione di tutte queste masse, che comunque sono notevoli e si sentono sempre, in qualunque condizione si sente. La macchina è un segmento e si sente. Si sente soprattutto, cioè tutte le Maserati si sentono che hanno questa stazza importante, tutte quante. Forse la Grecale, che è più piccolina, lo stesso segmento della Stelvio quadrifoglio, probabilmente, noi ancora non l'abbiamo provata, però probabilmente non avrà questa caratteristica. Ovviamente sono macchine, questa dobbiamo paragonarla, la sua diretta rivale è la Cayenne, no? Certo. La Porsche Cayenne, che comunque anche lei ha una stazza, non si guida certo come un Carrera. Sì, è tutto, abbiamo detto tutto riguardo il comfort, però non dimentichiamoci che siamo a bordo della versione trofeo, da Italian Beast, quindi tasto sport, si aprono le valvole di scarico che ricordiamo sono reali, quindi abbiamo una farfalla dietro che da 4 scarichi ne apre 2 e la macchina comincia a cantare con piacere, e vediamo un po' come spinge questo propulsore. Va che è un piacere, e poi allunga tantissimo, il contagiri arriva quasi a 8000 giri. La sensazione di quella vettura è come se tu fossi in discesa piena, senza forza di gravità, proprio la sensazione che ti dà è quella, c'è un motore che spinge senza avere alcun limite, è una cosa incredibile, cioè bisognerebbe veramente provarla per farlo, però rimane una macchina molto molto pesante, e invece lei è stupenda. Lei è sinuosa e potente senza avere un limite. La può guidare chiunque questa vettura, veramente, è eccezionale. Di questa macchina penso che ne abbia parlato chiunque, tutti quanti sempre con questi commenti: devastante, fantastica, incredibile, paurosa. Quello che mi viene normale dire è che, insomma, assolutamente vero, sono anche 510 cavalli. Per quanto riguarda la mia sensazione di guida, è che a mio modesto parere è molto semplice da guidare. Chiaramente bisogna vedere in che frangenti, però si guida tranquillamente in tutti i settaggi di guida. Ha 4 settaggi di guida e il nostro grande Alessandro, che può illustrarveli in maniera più tecnica. Allora sì, qui dal manettino possiamo cambiare, diciamo, il comportamento dell'auto, e al marketing dell'Alfa Romeo si sono impegnati molto, perché il selettore di guida prende il nome con degli acronimi di DNA, quindi cambia effettivamente il comportamento, il DNA della vettura. Nella quadrifoglio è presente un quarto selettore, mentre nelle versioni con motorizzazioni più piccole e meno potenti sono presenti soltanto 3. La quarta in aggiunta è la Race, dove praticamente vengono sia aperti gli scarichi, il motore è super pronto, le sospensioni si rigidiscono ulteriormente e vengono disattivati tutti i controlli, quindi comunque è una modalità di guida per veri esperti.
La macchina dà tanta confidenza, come dicevi prima Francesco, e questa confidenza viene anche data dal fatto che è un SUV e quindi è meno impegnativa delle supercar, anche nelle manovre, dove si ha sempre paura di non vedere, di graffiare un cerchio. Quindi questa confidenza in generale viene data sia dal telaio ma anche dal SUV in genere. Beh, comunque sicuramente il fatto che sia una trazione integrale fa la differenza sostanziale rispetto alla Giulia, che è soltanto trazione posteriore. Però una trazione integrale intelligente. Assolutamente. Quindi 100% al posteriore, e a seconda della modalità di guida o delle condizioni del terreno si può, in automatico viene gestita e ripartita dal ripartitore la trazione anche all'anteriore. Questa vettura che ha 510 cavalli, lo ripetiamo perché è molto bello saperlo. Cioè, fondamentalmente noi che abbiamo a che fare sempre con le Stelvio di tutte le motorizzazioni, cioè, sinceramente anche da 160 cavalli non è poi malaccia. È chiaro che è un'altra macchina, però vi assicuro, io le guido ogni giorno queste macchine e questa qui è splendida, però si guida facilmente e tranquillamente come la 160 cavalli. È chiaro che se ti fai un attimo prendere dal piede, sbagliare non è così difficile, insomma. La differenza sostanziale tra una quadrifoglio e una Stelvio standard è esteticamente è una macchina che appare molto più bombata, ovviamente. Incazzata, direi. Sì, molto, è perché lei è molto incazzata. Ha le prese d'aria sul cofano, l'emblema sui laterali, ovviamente si notano immediatamente i 4 scarichi posteriori, oltre a tutto quanto il paraurti. Gli archi dei parafanghi sono pronunciati verso fuori e le prese d'aria sul cofano anteriore. Una delle cose più importanti sono i freni. Questa macchina frena in maniera impeccabile. Il motivo qual è? Innanzitutto è molto leggera, pesa 1850 kg, che è un valore record della categoria. Per intenderci, pesa quanto una coupé, come può essere un M3. E poi anche il sistema di freni, che è particolare, lanciato nel 2017 con questa vettura, un ride by wire e quindi un sistema di frenaggio elettrico. La macchina che stiamo provando inizia ad avere la sua età. Questo non significa che non sia stupenda, però significa una cosa, la cosa più bella di quando una vettura inizia ad avere qualche anno di età è che magari diventa un po' più abbordabile, ci si può avvicinare. Questa macchina si può acquistare nuova a un prezzo insomma impegnativo, usata iniziamo a poterci ragionare, e perché no, uno si può regalare un sogno, perché questa macchina è un sogno. Cioè, comunque in ogni caso quello che penso che sia la cosa più bella di questa macchina, a prescindere il dire che è devastante, pazzesca, tutto quel che vuoi, la mattina puoi accompagnare i tuoi figli a scuola, d'inverno puoi andarci in montagna, e perché no, però una domenica puoi pensare di andarti a fare un giro in pista. Cioè, comunque le emozioni che ti dà una vettura come questa te lo può dare solo una super sportiva, che però non ti permette di fare una vita quotidiana. Non è che puoi avere 4 macchine, una per andare a scuola, una per andare a fare Qualcuno può, ho capito, però dipende. Sicuramente una macchina come questa la può usare a 360 gradi, perché comunque, a prescindere da quello che stiamo dicendo noi, davvero la sensazione di guida è di non guidare un SUV, perché tutto sembra che un SUV. Cioè la precisione che ha del volante, la potenza del motore, e poi io continuo a ripetere questa cosa che è estremamente facile da guidare. Cioè, quanto costa questa macchina? Questa qui in particolare 44.000 euro, mentre nuova ne costava? Siamo oltre 100.000 euro. Oltre 100.000 euro. Oggi con 44.000 euro compri una Stelvio veloce 210 cavalli con 10.000 km più o meno. Ho capito, però stiamo parlando comunque di una macchina che... Beh, comunque è una spesa che, come dicevi prima, ad oggi con una Stelvio quadrifoglio del 2019 la compri quanto un
una veloce 2022 con 10-20 mila chilometri, e quindi diciamo diventa abbordabile. Tra l'altro anche il Superbollo dal prossimo anno avrebbe una riduzione, se poi è vero che lo tolgono, se ci fanno questa mano dal cielo. Quindi questa caratteristica rende veramente appetibile questa vettura dopo qualche anno di utilizzo, cosa che invece non succede con le super sportive, perché una super sportiva quale può essere, non so, una Lamborghini, per quanto si possa svalutare per l'utilizzo, continua a essere una macchina super impegnativa e non può essere utilizzata tutti i giorni. Allora, adesso abbiamo detto che è padre di famiglia, di qua, di là, ma alla fine quello che vogliamo sentire tutti è questo. Va. Siamo arrivati al momento della drag race, quella che tutti aspettavate. Che definirà chi delle due è la più veloce, se la Maserati Levante Trofeo o la tanto amata da Francesco Stelvio Quadrifoglio. E soprattutto che aspettava Alessandro. Allora, Direi che è il momento di accendere il launch control. l'appuntamento per la drag race è fissata per il 30 di settembre. Questa è stata la nostra prima comparativa. Noi ci siamo divertiti tantissimo. Se volete altri contenuti di questo tipo, dateci un feedback e lasciateci un commento con le vostre opinioni e consigli. Mettete un like, iscrivetevi al canale YouTube e seguiteci sui social. Ciao!